Ok, marijuana. Ne fa un uso moderato o quando ricreativo con gli amici. Si chiede se i suoi 4 miliardi, diciamo, con cui ha aperto la sessione, con cui più o meno vive, ne risentono, insomma, cosa succede? Ma intanto mi fa vedere che è anche un modo per sentirsi evergreen, mi dice. Come se gli desse a lui e forse al gruppo intero Giovane, questa, sì, sì, sì. quindi ascoltano i Pink Floyd magari, no? Suonano, sai, no? Discutono come se fossero dei giovani idealisti, no? Mhm. Fa parte, no? Anche di lui l'idealizzazione, quindi anche proprio parlare di ideologie. Ehm, ehm, e vedo che per i componenti del gruppo l'utilizzo però non ha la stessa valenza, perché in effetti la marijuana può essere declinata, no? Nel suo utilizzo con vari scopi. Mm. Eh, a lui Terapeutica, serve, sì, rilassante, propedeutica. sì, alla creazione, a alcuni, in fin dei conti lui anche per questo lo utilizza, quella Mm. punta di piccola creatività in più che lo fa uscire appunto dalla monotonia e gli dà qualche idea un po', magari una suggestione un po' più brillante, no? Cos'è la marijuana, Monica? Una droga? Ma guarda, C'è chi dice che non crea dipendenza, c'è chi dice che crea dipendenza. allora, a me fa vedere proprio due facce di questa, della medaglia, no? Mhm. Perché un lato è proprio come se si concentrassero i pregi, diciamo, no? Quindi come antidolorifico, come anche un blando sonnifero, un blando calmante, diciamo, così, no? Ehm, e questa parte qui, diciamo che mi viene come sostegno, non come dipendenza, ma come sostegno. Poi l'altra, lato della medaglia, è come se invece mi dimostrasse l'aspetto più di, non so come dirsi, che si insinua in maniera più subdola. Sicuramente dipende dal quantitativo utilizzato e dall'indole della persona, ok? Per cui si tende a diventare proprio passivi. Anche delle interferenze. Certo, Se uno certo, ne è pieno, diventerà una dipendenza, esatto, sì, sì. diventerà un mezzo delle interferenze. Oh sì. Negli anni 70 si dice è stata demonizzata e associata ai freak, no? Ai figli dei fiori, soprattutto per ostacolare la diffusione della pianta canapa, con le cui componenti, che non sono il fiore, foglie e fusto, nerpa di rapido accrescimento, si potevano realizzare materiali sostitutivi della plastica. Ma all'epoca le sette sorelle non hanno voluto, hanno spinto la plastica e hanno riempito il mondo di plastica e microplastica invece che di una sostanza con cui si possono anche costruire le abitazioni, oltre che gli oggetti. Sì, Beh, sì, siamo hanno sempre in tempo. proprio voluto dare una connotazione negativa, ovviamente, no? Alla canapa, Perché con questi oggi smalloni, si eccetera. parla di insetti del cazzo, che poi è tutto finito in una bolla, di mangiare gli insetti e per esempio non di dieta vegana, e non si parla della canapa? Perché la canapa non viene proposta come soluzione green, ma il riciclo della plastica? Ma questo è evidente, no? Per anche altri elementi, no? Che assolutamente comporterebbero un massimo rispetto, no? Del pianeta, delle persone, massimo beneficio, perché dalla canapa si possono fare veramente tanti utilizzi, no? Meravigliosi. E però poi andrebbero in crisi tutte le altre industrie che invece fanno soldi, no? Sulla plastica. Quali sono le entità Quindi dietro questa situazione? E la situazione della marijuana.
Mi fa vedere questi gabbiani che sono tipo su questo cumulo di rifiuti, di questa plastica che alla fine si fa molta fatica a riciclare. Poi mi fa vedere delle nobili famiglie vestite di nero, con dei cilindri in testa, gli uomini. Ehm, poi vedo Satana. Mhm. E dietro la marijuana come forma di droga e dipendenza? Che dà C'è dipendenza? Chi c'è? come questa, cioè, sembra una donna lasciva. Ehm, lasciva molle però, non lasciva erotica provocante. Come se volesse proprio attirare in una sorta di piacere molle. Questa appunto è una, sì, non so, sembra una dea quasi, no? Del secondo universo, si presenta così. Ehm, e poi vedo Lucifero. Dietro l'idea di utilizzo della marijuana non come Luca, che a scopo ricreativo, insomma, solo quando vede gli amici, lui dice, no? Magari anche prima di dipingere o insomma, di creare, ma non in maniera sistematica. Ci sono giorni, no, Luca, in cui non ti fai una canna, sì, non è che te la fai tutti i giorni. Ecco, rispetto a Luca, chi si fa comunque un pezzo di canna, una canna tutti i giorni e la dipinge come un fatto cool e necessario. Io sono stressato, col lavoro che faccio, ma un piacere lo dovrò pure avere. Dietro questo, chi c'è come entità? Uno solo. Chi è? Penso che mi viene Moloch, Moloch. che li tratta come bambini a cui dare il Infatti, contentino a fine giornata. infatti. Che è il peggio tra Satana e Lucifero. Mm? Il Moloch è il peggiore. Va bene, io sono felice così.